Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete la vasca è ancora vuota, ci vorrà ancora un pochino per iniziare a riempirla perché le piante mi arriveranno tra 2 settimane circa e quindi tra 2 settimane potrò iniziare finalmente ad allestire la vasca. Ma in questo video vorrei progettare insieme a voi la mia vasca, quindi vediamo che disposizione dare all'interno, ai legni, alle rocce, alle piante. Ovviamente tutto deve rispondere alle esigenze degli ospiti che vorrò inserire all'interno. Tutta questa fase sembra lunghissima, ma in realtà è la fase che a me sinceramente piace di più, perché un acquario non inizia quando iniziamo a mettere cose all'interno della vasca, quindi quando iniziamo a riempirlo con l'acqua, quando iniziamo a metterci il fondale, le rocce, le piante, i legni, ma inizia proprio dalla progettazione, che è la mia parte preferita. Nel frattempo, mentre aspetto l'arrivo delle piante, i legni sono ancora a mollo, soprattutto le mangrovie. Sono 3 settimane che sono in acqua, effettivamente stanno iniziando a galleggiare molto meno, ma non sono ancora completamente affondate, quindi fortunatamente le piante non arrivano subito, perché non potrei mettere le radici di mangrovia al momento in vasca, altrimenti riprenderebbero a galleggiare e non riuscirei a creare il layout che voglio andare a creare. Nella fase di progettazione dobbiamo iniziare a immaginare tutto ciò che vogliamo nella nostra vasca, dobbiamo iniziare proprio a immaginarla e magari possiamo iniziare a disegnarla per capire se funziona o non funziona la disposizione che vogliamo dare. Ma prima ancora di capire la disposizione dobbiamo capire che specie vogliamo mettere all'interno. Da qui possiamo poi iniziare a capire di che illuminazione hanno bisogno le specie che voglio inserire, che parametri dell'acqua devono avere per vivere al meglio, qual è il loro comportamento naturale. In questo modo saremo in grado di ricreare l'habitat più adatto possibile alle specie appunto che vogliamo inserire. Per il momento ti dico quali sono le specie che voglio andare a inserire nella mia vasca, poi sicuramente farò altri video in cui ti spiegherò come sono arrivato a questa scelta e magari ti darò anche dei consigli per creare la tua popolazione di comunità nel tuo acquario, a seconda del litraggio, a seconda dell'ambiente che vuoi andare a creare. Mancano ancora settimane prima di inserire i primi pesci in acquario, perché tra 2 settimane inizio ad allestirlo, poi ci sarà almeno un mese di maturazione della vasca e poi inizierò a inserire i primi ospiti. Tra l'altro te li dirò non in ordine di inserimento, perché anche lì ci sono delle regole da seguire, quindi i pesci territoriali vanno sempre dopo i pesci non territoriali, in modo che si trovino l'ambiente già completamente utilizzato dalle altre specie. Ma quali sono quelli che voglio andare a inserire io? Sicuramente i Trichogaster cuna, cioè i gurami miele. Inserirò un maschio e 2 femmine e non vedo l'ora di vederli all'opera, il maschio soprattutto con la costruzione del nido di bolle, e soprattutto non vedo l'ora di vederli all'opera con le pinne ventrali, quelle filiformi, a toccare tutto e a esplorare l'ambiente. Inserirò poi un banco principale, credo di 25-30 esemplari di Trigonostigma espei, cioè l'Erasbora arlecchino. Sul fondo almeno 12 Corydoras. Mi piacerebbe tanto prendere i Corydoras panda, ma vogliono una temperatura dell'acqua leggermente più fredda delle altre specie, quindi rinuncerò ai Corydoras panda per prendere i Corydoras sterbai. Poi ci sarà un gruppo di Otocinclus affinis, credo ne metterò 6-8, propenderei a metterne 8 in modo che facciano gruppo, non siano troppo timidi e non soffrano. Sono comunque dei pesci che in natura non sono mai soli, vanno sempre in banco. Sicuramente 1-2, non lo so, vediamo, lumachine, 2 neritina. Non voglio invece gamberetti, so che ora vanno molto di moda, tutti hanno dei gamberetti in vasca. Sicuramente a un certo punto anche a me verrà la voglia di mettere delle caridine in acquario, ma al momento
non le voglio, anche perché non servono, ci sono già i pulitori, ci sono già i pesci di fondo, ci sono i pesci del centro della vasca, ci sono quelli di superficie, quindi credo vadano solo a disturbare queste caridine. Poi c'entra poco con le specie che ho scelto, lo so, però vorrei anche inserire un apistogramma borrelii, uno solo, perché mi sono informato tanto, ho visto che sono pesci solitari, nel corso della loro vita incontrano altri pesci della propria specie solo per riprodursi, quindi non hanno bisogno di altri individui della stessa specie insieme a loro, anzi se ci fossero diventerebbero molto aggressivi perché sono pesci molto territoriali, però vorrei un apistogramma per dare quel tocco di colore e quel tocco di sorpresa, e ogni tanto vederlo uscire sarà una bellissima sorpresa. Ecco, per quanto riguarda l'apistogramma, sicuramente sarà l'ultimo che inserirò, perché è territoriale, quindi deve trovare l'acquario già completamente popolato, tutte le zone occupate, in modo da scegliere un piccolo territorio e non fare l'intera vasca il suo territorio. O anche qui poi magari ci posso ripensare all'ultimo, quando sarà il momento di inserirlo dirò vabbè, inseriamo un maschio e due femmine, o inseriamo un maschio e una femmina, non lo so, vediamo, continuerò a studiare. Al momento però la popolazione che ho scelto è questa. Vedendo la popolazione totale che inserirò in vasca avete capito che si tratta di un compromesso tra amazzonico e asiatico, non vado a ricreare un biotopo preciso, e vista questa popolazione posso iniziare a capire quali devono essere i parametri della mia acqua che andrò a inserire in vasca. Li leggo perché altrimenti a memoria non me li ricordo. Ci sarà un pH tra i 6,6 e i 6,9, quindi proprio leggermente acido, un GH tra i 6 e gli 8 gradi, un KH tra i 3 e i 4 gradi e la temperatura sarà di 25 gradi. Tenderei a non alzarla di più, potrei arrivare sì anche ai 26, però 25 gradi è la temperatura perfetta per tutte queste specie insieme. Se si alzasse la temperatura certo non diventerebbe eccessiva per queste specie, però alcune come gli apistogramma, i Corydoras tenderebbero a rallentare la loro attività, sarebbero meno vivaci in vasca perché la temperatura non sarebbe eccessivamente calda, però sarebbe un po' troppo calda per loro, quindi mi fermerei sui 24-25 gradi, al massimo potrà arrivare in qualche giorno a 26, però il range è questo. Abbiamo visto quindi quali sono le specie che voglio inserire in vasca, i parametri dell'acqua per assecondare le esigenze di queste specie. Ora dobbiamo vedere quali sono le loro necessità, anche le necessità comportamentali, in modo da andare di nuovo a soddisfare le esigenze creando la vasca quanto più perfetta per loro. Innanzitutto la luce deve essere medio-bassa e deve essere filtrata quindi da uno strato di piante galleggianti. Ci devono poi essere delle zone, quindi zone dove la luce è più bassa, dove quindi si creano degli anfratti, dei nascondigli, ma anche delle zone aperte, quindi delle zone dove ci possa essere il nuoto libero e la luce anche più forte. Il flusso dell'acqua deve essere regolare ma gentile, non ci devono essere grandi correnti. Come arredi vanno benissimo dei legni ramificati e delle rocce, ma non servono troppo massicce. E in ultimo ci devono essere degli spazi liberi, sia sul fondo, quindi dei corridoi di pascolo per i Corydoras, ma ci devono essere anche degli spazi liberi a centro vasca per far nuotare al meglio e senza grandi intoppi le nostre rasbora. Andiamo quindi a vedere le necessità di ogni singola specie. Partiamo dai gurami miele. I gurami vogliono piante galleggianti vere che non devono però andare a coprire tutta la superficie dell'acquario. Servono delle zone libere perché in quelle zone libere e vicino alle piante galleggianti il gurami maschio andrà a creare il suo nido di bolle. La superficie deve essere calma, quindi non ci devono essere incrementi
increspature. La cosa migliore è usare una spray bar in modo da diffondere l'acqua, e pensavo di puntarla verso il fondo della vasca in modo che si crei una leggerissima increspatura in superficie, ma soprattutto l'acqua si riversi verso il fondo. Senza le piante galleggianti i gurami che presidiano la superficie diventano timidi, paurosi anche, e soprattutto tendono a stressarsi molto, quindi i loro colori tendono a spegnersi e sinceramente soffrono, quindi è meglio creare questa tappezzatura galleggiante. Servono poi delle barriere visive verticali, quindi posso giocare con le piante per creare delle barriere, con i legni. Questo è importante per non dare un deserto ai gurami, che controllerebbero continuamente tutta la superficie, la scansionerebbero continuamente e vedrebbero continuamente altri individui, altri gurami, in questo caso il maschio vedrebbe continuamente le femmine e viceversa, e questo li stresserebbe. Quindi è bene avere delle barriere visive per dare ogni volta ai gurami solo una porzione di superficie da controllare. Per quanto riguarda invece le rasbora, hanno bisogno di avere un grande spazio libero centrale e vogliono anche più illuminazione, quindi dovrò creare un'area più libera sia diciamo nell'arredamento che sopra, quindi più libera da piante galleggianti. E per non farle stressare troppo serve uno sfondo vegetale continuo, quindi delle piante alte sullo sfondo e magari sul lato che dà sulla parete, ecco, contribuiscono a dare un senso di sicurezza alle rasbore, che quindi saranno più tranquille nel loro nuoto. In generale le rasbore all'interno dell'acquario e in questa mia impostazione di popolazione sono il regolatore emotivo, cioè il loro nuoto tranquillo e continuo, ecco perché dobbiamo farle stare tranquille, regolano l'emotività e quindi lo stress di tutte le altre specie. Se i Corydoras, se i gurami vedono le rasbore tranquille, capiscono che non ci sono pericoli in arrivo e quindi stanno più tranquille. Per quanto riguarda la pistogramma servirà una tana ben definita, e quindi userò una noce di cocco con un'apertura frontale, e quella sarà la sua tana, o poi se ne sceglierà un'altra bene comunque, però quella sarà la sua tana. Il territorio deve essere piccolo e delimitato, quindi intorno a quel territorio diciamo metterò delle piante che lo vadano a proteggere. Ci deve essere poca luce diretta, quindi questa tana deve essere inserita in un posto abbastanza buio, quindi sotto altre piante. Sicuramente la cosa da evitare per lui è un fondo completamente aperto, cioè la pistogramma deve andare nella sua tana e deve sentirsi protetto, non deve avere la costante paura di doversi difendere da qualcuno, e deve poter dire: questo è il mio territorio, qui regno io. Ovviamente più delimitiamo quel territorio, più la pistogramma tenderà a rimanere lì e a non avere comportamenti aggressivi con le altre specie. Poi abbiamo i Corydoras. Io non vedo l'ora di mettere in vasca i Corydoras perché sono la mia specie preferita, questo è. I Corydoras di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di aree aperte di almeno 30-35 centimetri, ma gliene darò una bella più grande, che useranno come pista di foraggiamento. Questa pista di foraggiamento deve avere sabbia fine da 0,2 a 1 millimetro, in modo che non vengano danneggiati i barbigli. Li vedrete, i Corydoras stanno continuamente a scavare, a rovistare nella sabbia, quindi delle pietruzze magari affilate possono andargli a creare dei traumi ai barbigli. Ci devono poi essere delle ombre sul fondo, ombre che però non devono essere date da delle grotte, ma devono essere date dai legni e dalla vegetazione. Il fondo deve invitarli a muoversi, non a nascondersi, ricordiamocelo, così come ricordiamoci che i pesci pulitori non esistono. I
Corydoras non puliscono il fondo, i Corydoras vanno sì a mangiare quel poco che rimane di cibo dato alle specie che ricoprono gli strati superiori dell'acquario, però hanno bisogno di una loro alimentazione, ma questo lo andremo a vedere in un video dedicato. Andiamo invece a vedere quello che serve ai mangiatori di biofilm, quindi agli Otocinclus e alle neritine. Gli Otocinclus hanno bisogno di una vasca matura, quindi li andremo a mettere non subito ma un po' più in là, in modo che sia i legni che le piante abbiano già creato tutto il biofilm superficiale che poi gli Otocinclus possono andare a mangiare. Il biofilm è parte integrante fondamentale della dieta degli Otocinclus, quindi hanno bisogno di superfici vive, quindi di legni, di piante a foglia larga in modo che ci si possano appoggiare, possano pian piano mangiare tutto il biofilm che si creerà su quella foglia, e hanno anche bisogno di vetri non pulitissimi, quindi non andiamo a levare sempre le alghe dal vetro, soprattutto dai vetri in cui non ci saranno piante, perché saranno poi gli Otocinclus a mangiarci quelle alghette e quel biofilm che si creerà anche lì. Hanno poi bisogno di luce moderata perché non riescono a mangiare le alghe che tendenzialmente si creano con la troppa luce, quindi luce moderata, e vanno inseriti completamente in gruppo, mai uno alla volta. Mi raccomando, sono pesci da banco. Per quanto riguarda la neritina, possiamo dire che ha le stesse esigenze dell'Otocinclus, tranne che non gliene frega niente di essere inserita una sola o in più individui della stessa specie, quindi ne possiamo inserire anche una sola. Per assecondare tutte queste necessità direi di prendere carta e penna, in realtà cartone e pennarello, e iniziare a disegnare la nostra vasca. Prima vi voglio fare vedere questa foto, che è la disposizione che io ho pensato sia per le rocce in realtà le metterò diversamente, ma non so come farvelo vedere, ve lo farò vedere direttamente in vasca, sia per quanto riguarda i legni. Segnalazione: questa radice qua in realtà non ci sarà, perché come vi ho segnalato già nell'altro video sulla bollitura dei legni, mettendo in ammollo quel legno lì mi sono accorto che in realtà si tratta di una conifera, di una radice di Cunningamia, che è un cipresso cinese, però non va assolutamente bene in acquario, quindi l'ho sostituita. Il legno che andrà a sostituire quello mi sta arrivando, la forma è più o meno quella. Eccoci qua, questo è il disegno che ho fatto del fondale della mia vasca. Quindi per prima cosa ho segnato la metà, ovviamente il cartone è delle dimensioni della vasca, quindi prima ho segnato la metà, poi 3/4, 1/4, e poi ho segnato anche 1/3 della lunghezza e 2/3 della lunghezza. Questo ci aiuterà poi a dare una visuale esteticamente corretta della vasca, quindi avremo gli occhi che riusciranno a spaziare meglio all'interno della vasca e ad individuare le zone della vasca. Ma torniamo al disegno. Ci sarà quindi una grande zona che coprirà tutto 1/4 della vasca, quindi tutta questa zona qui. Ci sarà un'isoletta piena di piante e, come avete visto, anche di legni che creeranno quindi nascondigli e creeranno un gioco di profondità. Ci sarà poi una grande rientranza, tutta questa zona che vedete qui sarà sabbia, mentre qua all'interno ci sarà fondo fertile e ghiaino anche per far ancorare al meglio le piante. Quindi ci sarà questa grande rientranza con questa grande zona di pascolo per i Corydoras che va per tutta la lunghezza della vasca, e girerà anche qua dietro, perché qui ci sarà un'isola in cui appoggiare altri legni e altre piante. Ovviamente tutto il fondo avrà delle piante, e poi una terza penisola che arriva qua, dove qui penso di inserire invece solo rocce per creare un'area nella parte alta dell'acquario, quindi qua una parte di nuoto più libero con più luce che entrerà. Quindi, vedendo il disegno,
ci sarà qui la penisola di rocce, qua l'isoletta con i legni che creerà invece tutta questa zona più in penombra, con tante piante, tanti legni, l'isoletta qua l'altra grande penisola e qui tutta la zona di pascolo per i Corydoras. Allora prendiamo il disegno e iniziamo a mettere le piante nella disposizione corretta per le piante, per far risaltare i diversi colori delle piante. Questo è il disegno, partiamo dall'igrofila corimbosa stricta, l'angustifolia rubrea, e la piazziamo ovviamente sullo sfondo e la piazzerei centrale. Da qui iniziamo a costruire tutto il resto, mettendo la limnofila sessiflora eterofilla e la mettiamo ai lati, in modo che ci creano delle zone di ombra, sempre nei lati, sullo sfondo ovviamente, ci creano delle zone di ombra molto fitte. In realtà comprerò un solo vasetto, poi farò talee e inizierò a diffonderle per queste zone della vasca. E ci aggiungiamo la Rotala rotundifolia Blood Red e questa la andiamo ad appoggiare qua tra i due verdi in modo che risalti. Abbiamo poi un'ultima pianta da sfondo che è la Nasea pedicellata Golden. Spero cresca abbastanza per coprirmi lo sfondo, ma comunque l'igrofila, nel caso in cui questa non cresca tanto, si andrà ad allungare anche nella zona della Nasea. Successivamente andiamo a vedere le piante centrali, quindi quelle che rimangono un po' più basse, e ci mettiamo la Lobelia cardinalinis mini. La metterei in 3 punti diversi. Ricordiamoci che nella penisola di sinistra ci saranno rocce, quindi queste 2 piante più a sinistra sono dietro le rocce e usciranno da dietro le Dragonstone. Andiamo poi a mettere nell'isola centrale dell'igrofila Polisperma Sunset. Anche qui prenderò un solo vasetto perché l'igrofila per talea cresce molto velocemente e velocemente si riempie il fondo dell'isola centrale. Poi la Staurogine repens, e questa la andiamo a mettere in questi punti. Ricordatevi che nell'isola centrale e nella penisola di destra ci saranno legni, quindi questo vuol dire che questa pianta viene inserita alla base dei legni in modo da creare delle zone protette di rifugio tra la base dei legni per i vari pesci che hanno bisogno di rifugi. In realtà nelle specie che ho scelto, a parte l'epistogramma che ha bisogno di una sua tana, non servono altre zone di rifugio per le altre specie, però se un domani decido di introdurre altre specie, ecco, le zone di rifugio sono già create e male non fa. Andiamo poi ad aggiungere qualche Pogestemon elferi, anche qui una tra le rocce nella penisola di sinistra, altre 2 nell'isola centrale tra i legni. Poi aggiungiamo dell'Alternanthera reineki mini, quindi rossa. Questa avrà bisogno di CO2, quindi vediamo se effettivamente inserirlo o no, però pensavo di metterla davanti alle piante più verdi in modo che il rosso risalti. E in ultimo, in realtà non in ultimo, però per questo disegno andiamo ad aggiungere delle criptocorine. Le criptocorine le andrò ad aggiungere nelle zone dei legni. Rimangono poi delle zone molto scoperte nella parte dove c'è il terreno, dove ci sono le penisole e le isole. Li metterò dei pratini, chiamiamoli così, e pensavo di inserire l'Elantium tennellum, poi sicuramente la Sagittaria subulata e poi della Criptocorine parva. Poi vediamo in quale isola, in quale penisola mettere quale, però l'idea è questa. Volevo inserire anche dell'idrocotile tripartita Japan, l'unica cosa è che ha bisogno di tanta CO2 e io non so se la CO2 la voglio inserire, quindi vediamo. Oltre a tutto ciò ci saranno le varie specie epifite che quindi stanno ancorate sulle rocce o sui legni. Tra queste pensavo di mettere
le Anubias, sicuramente inserirò le Anubias, il Microsorum di diverse varietà, così come le Anubias di diverse varietà e il Bolbitis. Poi abbiamo altre specie che inserirò e non ho messo in questo schema, che sono la Cryptocorine balansae, il muschio di Java e la Vesicularia ferriei. Come galleggianti pensavo alla Salvinia e all'Hypnobium, però vediamo più avanti. Ovviamente non tutte le piante le inserirò insieme, alcune hanno bisogno di una vasca più matura, altre di una vasca meno matura, ma se vi iscrivete al canale innanzitutto potete seguire l'evoluzione e la costruzione di questa vasca, quindi vi invito a farlo. Vi invito anche a scrivermi nei commenti se qualcosa non vi torna, se c'è una disposizione che deve essere fatta diversamente o voi consigliate sia fatta diversamente. Per me tutti questi consigli saranno importantissimi. Nelle prossime settimane vedremo appunto l'acquario nascere. Se vi va seguitemi, se avete consigli ve l'ho già detto lasciatemeli nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati fino a qui, fino a questo momento. E in generale, e per concludere, prima di costruire un acquario disegnatelo, è importantissimo. Vi accorgerete di alcune cose che non vi tornano e andranno cambiate. Certo, c'è tempo finché la vasca sta maturando, però una volta messe le piante è sempre difficile ritirarle via, metterle da un'altra parte. Alziamo il terreno, alziamo nutrienti nel terreno, roviniamo le radici, quindi se progettiamo prima sicuramente la vasca verrà meglio dopo. Grazie per essere stati qua fino adesso, ci vediamo ai prossimi video. Nel frattempo qua trovate altri consigli di visione. Ciao!